Che cosa vi ricordano queste inconfondibili note? Sorrento, che spettacolo! Una città dove la vista ruba il fiato e il cibo ruba la testa. La penisola sorrentina, apprezzata per i suoi panorami mozzafiato, il mare azzurro e il profumo di limoni, nasconde anche leggende e storie affascinanti. Ad esempio, si dice che la città prende il nome da Sirentum, una ragazza bellissima nata dall'unione tra Mirone, un contadino, e Leucosia, una sirena figlia di Acheloo. Sirentum incontrò a Marina Grande la sirena Partenope, che le predisse un futuro da regina. La ragazza infatti sposò il principe della famiglia Durazzo e vennero a vivere qui, dove divennero molto amati. Ma un giorno, nel 1558, i saraceni invasero la città e presero prigioniera la fanciulla. Il popolo, che la amava molto, la liberò. Da quel momento la città prese il nome di Sirentum in onore dell'eroica e amata figlia. La piazza principale di Sorrento, oggi conosciuta come Piazza Tasso, una volta si chiamava Piazza del Castello, per la presenza di un castello aragonese edificato nel XV secolo. La piazza, che rappresentava il limite estremo della cittadella fortificata, fu radicalmente ristrutturata dopo i moti della rivoluzione napoletana del 1799. Il castello, danneggiato durante l'assedio delle truppe francesi, fu demolito e negli anni successivi furono intraprese altre modifiche, come l'abbattimento delle mura e della porta di accesso alla città, dove era presente la statua di Sant'Antonino, oggi al centro della piazza. Tali cambiamenti permisero di intitolare la piazza a Torquato Tasso, uno dei più celebri figli di Sorrento, e la sua statua imponente è qui ad un lato della piazza. Passeggiando per Corso Italia si arriva al Duomo di Sorrento, originariamente dedicato alla Vergine Maria Assunta in cielo. Dal 1210 è intitolato ai santi Filippo e Giacomo per la presenza delle loro reliquie. Ricostruito dopo un'incursione dei Saraceni, al suo interno troviamo splendidi arredi sacri con l'intarsio sorrentino. Il chiostro di San Francesco è uno dei monumenti più antichi di Sorrento, che si trova vicino all'omonima chiesa e alla villa comunale. Presenta un'architettura unica che unisce lo stile trecentesco con quello di epoche successive, incorporando resti di templi pagani e scavi archeologici. Si distinguono particolarmente le colonne degli archi, tutte diverse per altezza e decorazioni. Vicino al chiostro ci sono i giardini pubblici, chiamati Villa Comunale, e dedicati al grande maestro Salve d'Esposito. La vera chicca della villa comunale è la possibilità di raggiungere le spiagge attraverso dei vicoletti scavati nella roccia tufacea. Piazza della Vittoria ha una storia particolare. È stata creata dopo una tromba d'aria che sconvolse Sorrento nel 1904 e da qui la vista è meravigliosa. Sorrento ha dedicato anche una piazza al suo protettore, Sant'Antonino, dove si staglia la Basilica del Santo, la cui devozione è sempre viva. In questa piazza troviamo anche gli uffici comunali, tra cui il Palazzo Comunale situato nell'antico convento di Sant'Antonino. Intorno al XIV secolo Sorrento, come altre città, era governata da un congresso di nobili che si riunivano in un edificio a pianta quadrata o circolare chiamato sedile. Questa adunanza, che decideva le sorti del popolo, era il sedile di Porta, che includeva tutte le famiglie nobiliari locali. Con l'arrivo dei regnanti angioini, le famiglie si divisero e dopo un violento duello decisero di costruire un nuovo sedile. Questo, il Sedil Dominova. Nel tempo, questo edificio è rimasto pressoché inalterato, resistendo a secoli di ristrutturazioni e cambiamenti epocali. Oggi la sua bellezza è nota per i suoi affreschi del XV secolo di Carlo d'Amalfi. Questi importanti edifici nel corso dei secoli furono tutti distrutti, tranne uno, il Sedil Dominova di Sorrento. Il largo, nominato Mezzo Schizzariel, è chiamato così per due possibili motivi. Il primo, per la fontana qui presente, che veniva utilizzata dalle donne della città per prendere l'acqua. Il suo zampillo era talmente debole che fu chiamato appunto Schizzariello. Il secondo prende il nome dalla produzione di seta che si svolgeva qui fino all'inizio del XX secolo. Il termine schizzariello deriva dall'usanza di allevare i bachi da seta, le cui larve emettevano una specie di schizzo che superava i cestelli in cui erano contenuti, appunto schizzarielli. Un aneddoto recente racconta che la fontana era collocata proprio accanto al Sedil Dominova, ma nel secondo dopoguerra fu spostata di un centinaio di metri, pare da un amministratore comunale dell'epoca, per il solo gusto di averla più vicino alla sua abitazione. Il Vallone dei Mulini è una valle della costiera sorrentina, noto per un mulino del 1600 e una segheria. Deve la sua formazione a un'antica eruzione dei campi Flegrei. Nel 1866 la zona entrò in abbandono a causa del disuso delle infrastrutture e della costruzione di Piazza Tasso. L'antico borgo di Marina Grande è una città nella città,
che conserva la sua tradizione, il suo fascino da villaggio di pescatori e una vista a mozzafiato sul Golfo di Napoli. La Smargiassa o la canzone Mambo Italiano dovrebbe dirvi qualcosa. Il borgo è famoso per essere stato il set del film Pane, Amore e con Vittorio De Sica e Sofia Loren. Questo film ha contribuito a promuovere Marina Grande, facendone una delle località più ricercate della penisola sorrentina. E da qui l'iconica scena di Sofia Loren che si affaccia dalle scale, è ricordata anche da una targa affissa al muro. Nel film sono presenti anche i bagni della regina Giovanna, ovvero la villa romana del Capo di Sorrento, frequentata dalla regina Giovanna d'Angiò. Costruita a cavallo della nascita di Cristo, offriva una vista unica sul Golfo di Sorrento, la Baia di Napoli e l'isola di Ischia. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Siamo a Marina Piccola, il porto della città dove si affaccia il Grand Hotel Excelsior Vittoria, dal quale Lucio Dalla è stato ispirato per scrivere Caruso, una delle canzoni più belle della nostra storia musicale, divenuta un inno per questo meraviglioso golfo. Nel 1921 il tenore Vittorio Caruso trascorse i suoi ultimi giorni nella suite di questo hotel. Poi fu trasferito a Napoli, all'Hotel Vesuvio, dove morì. Nel 1986 Lucio Dalla fu ospitato nella stessa suite a causa di un guasto alla sua barca. Quella notte ascoltò la storia degli ultimi giorni di Caruso da un barista, Angelo, il cui zio aveva servito Caruso. Il cantautore fu ispirato da questi racconti e scrisse il brano musicale che tutti noi conosciamo. Pensavate che non vi parlassimo di cibo, eh? Non ve la scampate neanche questa volta. I sorrentini, se te ne vai senza assaggiare le loro prelibatezze, si offendono, quindi prenditi una pausa e scegli tra i tantissimi piatti tipici. Qui troverai dolci paradisiaci come la delizia al limone, poi gnocchi alla sorrentina, il provolone del Monaco e per digerire il delizioso limoncello che vi farà ricordare l'estate anche in pieno inverno. Ma attenzione, non siamo responsabili di eventuali attacchi di eccessiva golosità. Venite in questa meraviglia d'Italia. Sorrento, che spettacolo!